parli veneziano e anche tu parli veneziano. La verità è che tutti voi parlate veneziano e non dico chi tra voi sia nato o viva a Venezia, intendo proprio tutti. Scrivete anche in veneziano, è che non lo sapete. Questo perché Venezia ha finito col diventare nel corso della storia una città ponte fra culture, fra persone, fra saperi, cibi e consuetudini, al punto che alcune fra queste consuetudini sono divenute patrimonio del mondo intero, sono divenute internazionali. Ogni giorno voi utilizzate qualcosa che è stato inventato a Venezia, oggetti, ma non solo. Anche nell'esprimervi, nel mandare un messaggio su WhatsApp, nello scrivere un post su Instagram, voi utilizzate qualcosa che è nato a Venezia. Ve ne faccio vedere un'immagine, eccola. Riuscite a vederlo? No, è perché è a grandezza naturale. Ora ve lo ripropongo ingrandito 1 milione di volte. Lo avete riconosciuto adesso, vero? È il punto. Il punto, e con lui la virgola, l'accento, l'apostrofo, il punto e virgola. Così come sono in uso nella forma moderna, sono stati utilizzati per la prima volta a Venezia, dove non si inventa la stampa, ma si perfeziona la punteggiatura, che aiuta a scrivere e a leggere meglio. D'altronde, ponte significa anche prendere e trasformare, ricreare e proporre, esportare. A Venezia, dove nel corso del Cinquecento si pubblica almeno la metà dei libri stampati in tutta Europa in quell'intero secolo, viene inventato il corsivo, che non a caso si chiama Italic in tutti i computer del mondo. Viene messo a punto il libro tascabile, che diventa da quel momento un oggetto trasportabile. Tutto ciò si deve al genio di Aldo Manuzio, che non era veneziano, ma che a Venezia ebbe modo di sperimentare e affermare le sue intuizioni. Perché Venezia fu così. Ebbe la capacità di attrarre, rimescolare, fondere e far diventare veneziana qualsiasi cosa potenzialmente innovativa potesse accrescere le fortune dello Stato. Non esiste una sola pietra della città che non sia arrivata da un altrove. È stato valido anche per le persone nel corso della storia, in gran parte. Di questa capacità di prendere il meglio e di farlo diventare veneziano, abbiamo un meraviglioso esempio in un documento che per la prima volta nella storia parla esplicitamente di protezione delle idee. Vi sono molti uomini, si legge dal testo originale, di diverse origini, uomini con menti ingegnose, in grado di immaginare diversi oggetti artificiosi. E se si facesse sì che altri non possano riprodurre le opere da essi inventate, allora questi uomini userebbero le loro menti per scoprire cose di non poca utilità per la nostra Repubblica. Venezia inventa il brevetto. Lo fa il 19 marzo 1474. Ma torniamo alle parole. Quante volte nei giorni più cupi del Covid-19 abbiamo pronunciato o sentito pronunciare le parole quarantena o lazzaretto? Lazzaretto è invenzione e parola veneziana. Deriva dalla corruzione di Nazaretum, ovvero la chiesa di Santa Maria di Nazaret che sorgeva sulla prima isola della laguna deputata a questo scopo nel 1423, il Lazzaretto Vecchio. Qualche tempo dopo fu istituito il Lazzaretto Nuovo, con scopi di prevenzione verso merci e persone che venivano tenuti in isolamento per 40 giorni. La quarantena, inventata a Ragusa, dopo che per secoli era stata possedimento veneziano e che i veneziani perfezionarono, non è nient'altro che quarantina in veneziano. Quando dite quarantena o lazzaretto, parlate veneziano, senza saperlo. Anche la parola ghetto nasce a Venezia, assieme al primo ghetto della storia, istituito nel 1516 per dare ospitalità agli ebrei in città. Non era un villaggio vacanze e le restrizioni erano significative, ma non era nemmeno un luogo di persecuzione o di tortura. E la parola ghetto, che viene accolta da molte lingue del mondo e che è associata giustamente ai concetti di separazione, sofferenza, enclave,
nasce in realtà innocentissima, perché ne precede l'esistenza stessa. In quel luogo vi erano delle antiche fonderie, il Getto, che gli avevano dato il nome e che i primi ebrei ashkenaziti nord europei trasformarono con una pronuncia più dura. Quando dite ghetto, parlate veneziano e forse non lo sapete. Lo fate anche quando dite arsenale. Quello di Venezia fu la prima vera catena di montaggio della storia, capace di varare navi a una velocità impressionante, al punto da entrare nel lessico comune di molte lingue. Gli anglofoni sembrano anzi essere fra i più fedeli riproduttori di parole veneziane, ma non solo di quelle, anche di altre cose, come l'architettura di Andrea Palladio, per esempio. Venezia peraltro inventa, e Andrea Palladio ne è uno dei massimi artefici, la civiltà di villa, la villeggiatura. Quando fate la villeggiatura, fate qualcosa di molto veneziano. A Venezia si suppone siano stati inventati gli occhiali e con certezza viene inventato lo specchio nel 1540. È una data spartiacque. Prima di quel momento venivano utilizzati dei metalli lucidati o dei vetri grezzi che restituivano un'immagine poco fedele. Da quel momento in poi ognuno fu in grado di vedere se stesso così come era e la percezione di sé cambiò radicalmente e per sempre. Quando vi guardate allo specchio, ogni mattina che Dio manda in terra, e assonnati rimirate la vostra immagine, in realtà state ammirando una invenzione veneziana. Venezia inventa un sistema elettorale, lo mette a punto fin prima del 1000, lo affina, lo fa diventare pressoché definitivo nel 1297. E quando due, fra le democrazie più antiche della storia moderna, quella statunitense e quella francese, compiute le rispettive rivoluzioni, decidono di dotarsi di un sistema elettorale, dove credete che lo vadano a pescare? Vengono a Venezia e studiano quello in uso da secoli. Ancora oggi in Francia è invalso l'uso del ballotage. Nei paesi anglofoni l'urna elettorale si chiama ballot box, entrambe retaggio dell'utilizzo di ballotte, baeote, con le quali i veneziani eleggevano il doge e le altre magistrature dello Stato. Potrei continuare narrandovi di come Venezia apra al mondo la prima casa da gioco pubblica nel 1638, il Ridotto Grande. Un anno prima aveva avuto luogo una rappresentazione musicale in un teatro, il San Cassiano, alla quale era stato ammesso per la prima volta nella storia un pubblico pagante. E questo utilizzo del biglietto, apparentemente così semplice, sconvolge invece per sempre i canoni della composizione. Invece mi limiterò a salutarvi con un ciao. È un saluto semplice, diretto, bello, e oramai usato in molti luoghi della terra. Ebbene, è veneziano. Quando dite ciao, parlate come i veneziani di qualche secolo fa. Ciao non è nient'altro che la contrazione di schiavo vostro, forma ossequiosa di saluto, molto in voga ai tempi della Serenissima. Quando dite ciao a qualcuno, vi dichiarate suo schiavo. Attenzione, non è una forma di sottomissione, è un ossequio. L'altra persona non vi sta costringendo a fare nulla. Siete voi che serenamente vi mettete al suo servizio. Non c'è violenza nel ciao. D'altronde Venezia è formalmente la prima nazione al mondo che abolisce la schiavitù in un documento ufficiale nel 960. Avete sentito bene, 960. L'ultima a farlo fu la Mauritania nel 1980, 1020 anni più tardi. Ciò non significa che i veneziani non abbiano avuto degli schiavi o non ne abbiano commerciati nel corso della storia. I veneziani hanno anche una bellissima bandiera, che è fra le più antiche ancora esistenti e tuttora in utilizzo, ed è anche l'unico vessillo di uno Stato nazionale sul quale compaia la parola pace. Anche questo è curioso, per un popolo che fu bravissimo a fare la guerra e che inventò e montò per primo ingegneristicamente i cannoni laterali sulle sue navi. Fa tutto parte delle contraddizioni di un grande popolo con una lunga storia, ma tutto si tiene. Pace, schiavo vostro, schiavo, ciao.